Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, anche ascendente cancro, anche luna in cancro e venere in cancro. Oggi andiamo a vedere quale cambiamento sta entrando nella tua vita. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Quale cambiamento sta bussando alla tua porta? Lo facciamo a mezzo della nostra tarologia co-creativa affinché tu possa vedere ciò che accade e cooperare con il tuo destino per la massima realizzazione, ok? Allora, mettiamo il mio promemoria qua e andiamo a vedere. Chiedo al mio amante mistico, spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia la gioia della co-creazione, bellezza, amore e prosperità. Quale cambiamento sta arrivando nella tua vita? Cancro. Andiamo a vedere la prima carta, quale cambiamento sta bussando alla tua porta, qual è la forza che desidera entrare nella tua vita. Beh, una bellissima forza, un cambiamento pieno di amore, di fascino, c'è un cavaliere di coppe qua. Allora, l'apertura del cuore e anche la capacità di ricevere amore, bellezza, idee, creatività. Il cambiamento che sta bussando alla tua porta è un cambiamento che ha a che fare con il riconoscere la bellezza della vita. E sai che quando tu riconosci la bellezza nella vita, in quello che ti accade, in quello che fai, e allora genera entusiasmo, è un cambiamento di entusiasmo e può essere che qualcuno ti apra il suo cuore o che la vita stessa ti apra il suo stesso cuore e la tua capacità di ricevere questa. Quindi c'è un'offerta, no? Come se la forza che desidera entrare nella tua vita è un'offerta piena di amore. Quindi questa offerta piena di amore con questo calice mi parla di gioia, di allegria, può essere a mezzo di una persona, a mezzo di un progetto creativo che ti viene offerto, ma ha un significato ancora più profondo perché è ad ampio raggio questo cavaliere di coppe in merito a quale cambiamento sta bussando alla tua porta. Perché la vita ti sta offrendo l'amore, che può essere una forma creativa, una forma, una persona, delle amicizie, una nuova fase della tua vita che porta delle persone amabili, delle persone con cui condividere un ideale, un sogno, e l'apertura dell'entusiasmo e anche della commozione, mi verrebbe da dire, della poesia, dell'arte, della creatività. È un bellissimo cambiamento e andiamo a vedere attraverso quale situazione della tua vita questo cambiamento si manifesterà, cioè dove puoi riconoscerlo. Allora, io ti dico subito una cosa. Il cavaliere di denari, dove puoi riconoscerlo? Per molti di voi è qualcosa che accende la vostra creatività nella pratica, nel lavoro, qualcosa che ti entusiasma e può portare grandi frutti sul piano materiale. Allora, il cavaliere di denari dove si manifesterà? Prima di tutto io ti dico che lo vedi negli ambiti pratici. Magari una persona che ti sostiene, ti dà una mano, un complice di vita, oppure un'idea creativa, qualcuno, sono tutti carte di movimento, vedi? È come se la tua vita si stesse plasmando su una capacità di ricevere bellezza, nella concretezza, nella pratica. Ehm, Può essere un nuovo incontro d'amore che a poco genererà delle solide basi su cui costruire. Può essere un progetto creativo che a poco ti darà la gioia di fare momento per momento quella cosa. E credo che sia un miracolo questo, perché ciò che ti entusiasma è ciò che vale la pena di essere vissuto. E quindi ti dico che lo riconoscerai in tutte le sfere della tua vita questa cosa, in tutte le sfere della tua vita pratica, esistenziale. Ehm, e questo cambiamento mette radici in profondità. Mette radici in profondità. Pensa,
la gioia, l'entusiasmo, la creatività, la capacità di stupirsi e meravigliarsi, no? Che mette radici in tutti gli aspetti della tua quotidianità, è una vita meravigliosa, va bene? Lo riconoscerai a poco, è come se a poco, è come se, per come il Cavaliere dei Denari, no, è bello perché è qualcosa che si semina a poco, a un certo punto vedrai palesarsi a poco, in un frangente, poi in un altro frangente, poi in un altro frangente, questa bellezza. E ti dirai, caspita, bello. Vediamo che cosa questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare. Ti sta chiedendo di lasciare andare con il 3 di denari, è una carta bellissima il 3 di denari. Allora, cioè, sai che cos'è? È un po' la necessità di lasciare andare la necessità di trovare conferme negli altri. Allora, il 3 di denari nelle carte tradizionali dei Rider-Waite ci sono tre persone al lavoro, no? E, questo cambiamento ti sta chiedendo di lasciare andare le conferme che cerchi negli altri, ma di seguirlo. Può essere un'intuizione creativa, qualche cosa, no? Che ti dice seguimi a poco, guarda le carte di movimento perché ti prometto il radicamento della bellezza. E quindi questo tre denari ti dice di lasciare andare il bisogno che hai di conferme che cerchi negli altri. Questa è la trasformazione necessaria. E sono carte di denari, no? Quindi magari se ti viene un'idea creativa, qualche cosa che riguarda il lavoro o i tuoi progetti, portala avanti perché darà i suoi frutti, senza cercare conferme negli altri. O può essere una relazione, portala avanti, non cercare conferme negli altri. Ehm, perché gli altri sono sempre lo specchio dei nostri condizionamenti, no? Quando cerchiamo conferme, gli altri non esistono in quanto tali, esiste solo la relazione che esiste tra te e l'altra persona e queste relazioni sono fatte di condizionamenti, quindi non cercare l'approvazione degli altri. Ok, vediamo quale dono si nasconde dentro questo cambiamento. Quale dono si nasconde dietro questo cambiamento? Wow, la torre. Inizialmente il fatto che questo cambiamento apre la bellezza, la via, e tu hai la necessità di non cercare più conferme dagli altri, no? Ehm, all'inizio questa cosa ti può destabilizzare, però porta una rinascita, porta qualcosa di con la torre, quale dono, alla carta del dono compare la torre, quale dono si nasconde dentro questo cambiamento, la ricompensa, diciamo, non la ricompensa, diciamo la risorsa invisibile, è totalmente la creazione di una nuova identità. Perché magari hai seguito i consigli degli altri, o senti magari spesso sei più sensibile alle critiche o sei più sensibile, no? Lo siamo tutti, chi più chi meno. Non facendo più questo, è come se questa cosa, cioè ti spiego, arriva qualcosa di bello che ti entusiasma, no? Magari nel lavoro, nella vita pratica o in qualcosa che ti entusiasma, bene. Allora cerchi subito la conferma di qualcun altro, magari della tua famiglia, o di qualche collega o di qualche amica o di qualche amico. Solitamente potresti fare in questo modo. Che succede se non lo segui? Che all'inizio questa cosa ti destabilizza perché c'hai paura dell'ignoto, dove ti porta questa cosa bella. Però dove ti porta questa cosa bella è un'intuizione fulminea, perché ti sentirai libera da una sovrastruttura che è soprattutto quella di chiedere o di sentire sempre il sostegno degli altri, la conferma degli altri che stai andando bene. E questa è libertà, quella libertà di non essere più condizionata o condizionato dal giudizio degli altri, perché tu hai seguito l'anima. Ok. Adesso come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento? Adesso entriamo proprio nella tarologia co-creativa. Come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento? Allora, il 4 di coppe è una carta bellissima perché
Il 4 di coppe mi parla di insoddisfazione, mi parla di quei momenti in cui c'è noia, insoddisfazione. Perché c'è noia e insoddisfazione? Perché stiamo programmando la nostra vita o stiamo vedendo la nostra vita con gli occhi del condizionamento. Si dovrebbe fare così, se non produci è così, se non fai in un certo modo è così. Allora arriva il momento in cui c'è insoddisfazione, ma l'insoddisfazione nasce dal perché ci misuriamo con dei parametri culturali, quelli che ci vogliono schiavi, ci vogliono vittime. Quindi come puoi cooperare concretamente con questo cambiamento? Smettere di pensare come dovrebbe andare la felicità per te, ok? Quindi smettere di pensare sul come dovrebbe andare la felicità per te, perché tu quando ti togli da questi parametri capisci che il destino sta già accanto a te. Allora, qua c'è un bambino insoddisfatto, annoiato che guarda queste coppe. A fianco c'è una sirena però, che ha un'altra coppa in mano. C'è qualcosa di meraviglioso la sirena, un'immagine bellissima, però lui non se ne accorge. Perché è come se ti stai focalizzando, quindi come cooperare con questo cambiamento, come se ti stai focalizzando su quello che non è andato, non va, sei insoddisfatta, insoddisfatto e non stai vedendo la sirena a fianco. Alza lo sguardo, ti dice il 4 di coppe come approccio di tarologia co-creativa. Smetti di pensare come dovrebbe andare la felicità. Questo è l'approccio. Perché io credo che tu abbia già questa cosa. Magari pensi che la felicità sia la condivisione delle tue idee, delle tue scelte con gli altri, perché me lo mettono come cosa devi lasciare andare. E c'è qualcosa di emotivamente forte che ti sta chiamando e ti guida nelle prossime ore, prossimi giorni, insomma, che veramente si concretizza nella tua vita. Non cercare l'approvazione degli altri, questa cosa ti può destabilizzare. Come cooperare? Guarda che sta già qua questa cosa. È come se non la stessi vedendo. Vediamo qual è l'errore importante da evitare. Quale errore è importante da evitare? Anzi, prima l'errore importante da evitare, voglio vedere sulla torre come il dono che si nasconde dietro questo cambiamento. Voglio mettere una carta di queste, dove stanno? Eccole, degli animali spiriti guida. Cos'è che viene fuori con quella torre? Il dono dietro a questo. La felicità c'è, ragazze e miei ragazzi, se smettete di volere l'approvazione degli altri, se smettiamo di pensare come dovrebbe essere la felicità, perché lo facciamo di default per dei parametri che abbiamo interni, e segui questa cosa che sta arrivando, che può essere un movimento bello di qualsiasi natura. Arriva la felicità, cioè dopo un momento di crollo, che puoi vedere destabilizzante, se segui questa cosa non senti il parere di nessuno, è la felicità. C'è la nutria marina qua. Sii il maestro di una vita juguetona, liberati dell'aspettativa di... Vedi che cosa ti ho detto adesso? Liberati dalle aspettative, che sono quelle tue e degli altri, e godi ogni giorno, lascia andare le preoccupazioni e scegli l'amore, rindete rindete a las solas. Tu buen destino de amor es seguro. Guarda, ti stanno dicendo che è assicurato il tuo destino d'amore, amore inteso come felicità. Quindi mi stanno dicendo amore inteso come felicità, perché la vita ti sta portando molto amore. Un movimento d'amore che può essere nell'ambito pratico, relazionale o in diversi ambiti, no? Non pensare agli altri, non guardare agli altri, smettila di volere l'approvazione degli altri o come dovrebbero essere le cose. Questo può destabilizzarti all'inizio, perché questa felicità ti dicono che sta già qui, è come se tu non la vedessi. O ti sta arrivando, però stai concentrata o concentrato su ciò che ti annoia, l'insoddisfazione. No, dice il tuo buon destino dell'amore è sicuro. Lascia andare le preoccupazioni, quindi
questa lettura mi sta raccontando di quello che emerge dopo una crisi del non seguire gli altri, delle aspettative degli altri, che poi sono anche le aspettative tue, una grande felicità, bellissimo. Vediamo adesso quale errore è importante evitare, cioè l'ombra da non alimentare. Questa carta ci aiuta a non disperdere energia. Cosa evitare? Evita di sapere che sai le cose. Evita di pensare che tu sappia come devono andare le cose. Il Papa, che all'ombra è la persona più rigida, quelle credenze, i moralismi, no? Quale errore è importante evitare? L'ombra da non alimentare. Evita di pensare come dovrebbe essere la felicità o come dovrebbero andare le cose. Le credenze che abbiamo limitanti. Sai, quella cosa è giusta, dice il Papa, è giusto che io veda quello, è giusta quelle credenze che ti rendono più che felice, insoddisfatta, si devono abbattere. Evita di seguire dei condizionamenti e dei moralismi sociali su come dovrebbero essere certe cose, su come dovrebbero andare certe cose, perché è l'errore più grande che tu possa fare adesso. Perché qua io vedo poesia, bellezza, e poi il Papa qua ti può dire, però secondo quei canoni non è giusto, secondo quello che io pensavo non è giusto. Mi spiego? Vediamo qual è il messaggio finale dell'amante mistico per te. Allora, 8 di bastoni. 8 di bastoni è il messaggio finale, che è una carta bellissima perché mi parla di la vita si sta muovendo verso di te già adesso. Parla di telefonate, di messaggi, di incontri, di idee. Non sottovalutare le cose che arrivano. È un po' come se dicesse, quando smetterai di fare resistenza, mi vedrai subito, ti dice l'amante mistico, che ti vuole portare questa gioia, questa felicità e questa soddisfazione. Cioè, magari stai pensando che la vita stia andando lenta per te. Non è così. È come se stessi opponendo resistenza con l'energia dell'insoddisfazione e con il sapere, il credere di sapere come dovrebbero andare le cose per essere felici. No, le cose per essere felici si deve distruggere il moralismo, il come dovrebbe essere, quell'identità che crede di sapere come dovrebbero andare le cose. E il fulcro di tutto è questo 3 di denari, il consenso degli altri. Se una relazione viene accettata a livello sociale, o accettata dalla mia famiglia, o accettata, allora va bene. No, ti dice, il movimento d'amore arriva e tu lo senti, qualsiasi sia il tipo di cosa che arriva. Allora qua il nodo è il 3 di denari, cioè smetti di aspettare il consenso degli altri, e l'amante mistico ti dice, nel momento in cui lo fai, vedrai la vita che si muove, accelera, accelera. Ok? Vediamo cosa ti dicono su questa carta. Messaggio dell'amante mistico. Mi dicono di essere più creativa, più creativa, più creativo, senza moralismi, senza noia, più creativa, perché tu già dentro di te c'è sto movimento, Messaggio dell'amante mistico insieme all'8 di bastoni. Mantieniti sveglia, sveglio. Non confondere le intenzioni con la direzione. La direzione di esigere dal mondo ti lascia senza... cioè, capito come si parlano? Allora, il diritto di esigere dal mondo e dagli altri ti lascia senza niente, cioè le conferme che vuoi dagli altri e dal mondo, ti lascia senza niente. Il mondo è ricco e anche tu lo sei. Cioè, allora ti sta ribadendo il fatto di smettere di sentire l'approvazione degli altri o di volere l'approvazione degli altri. L'amante mistico si muove immediatamente. Ok? Io non so se stai facendo il viaggio erotico negli arcani, perché? Perché il Papa qua è uscito, spinge molto sull'archetipo del Papa, che è il guaritore ferito, Chirone, no? Che insegna grazie alla sua ferita, non insegna con i dogmi. Allora io credo che la pratica del Papa per attuare la teologia co-creativa è fondamentale per te in questo momento, perché permette questo sblocco, ok?
e di vedere questa bellezza, no? Vediamo cosa ti dice l'oracolo dello sciamano. La lama, prendi questa decisione. È tempo, il tempo è maturo. Qua c'è una luna piena, è come se fosse un asso di spade. L'asso di spade taglia la necessità di doversi confrontare con gli altri e porta all'equilibrio numero 6. Quindi il mondo spirituale ti sta sostenendo nel tagliare questa aspettativa, questa convinzione. Ed è bellissimo. Adesso mettiamo un'altra carta di queste. Perché qua è come se stessi tergiversando su qualche cosa, o potrai tergiversare. Sì, no, perché questo non arriva come un colpo di fulmine, questa cosa, che sia una proposta di lavoro, che sia una proposta relazionale, un movimento d'amore della vita, arriva nella concretezza. Per molti di voi è un progetto nella pratica, però se non andasse bene, ma mi devo conformare magari all'interno di un team, se non sono d'accordo sulle mie idee è meglio ritirarsi. No, porta avanti questa cosa, abbassa i dogmi. Ok, se gli altri non sono d'accordo con te, non significa che il tuo movimento, la tua idea non è giusta. Questa è una piccola parentesi. Significa che è il modo sbagliato di relazionarsi agli altri, non alla tua idea. Le idee sono idola, dei, ok? Smetti di aspettare, vai e l'amante mistico risponde. Cos'altro ti dice questo? Qui ed ora, smetti di aspettare e vai. Prendila subito. Stai nel qui ed ora, non ti preoccupare cosa penserà quello, cosa penserà quell'altro, ma fra 10 anni, ma fra un mese, La risposta è nel tuo presente, te l'ho detto già che c'è questa cosa per te, però non te ne stai accorgendo, per molti di voi ce l'hanno già, però stanno credendo che non va bene, qualche cosa. Per ognuno di voi sarà diverso, questo è il comune denominatore uguale per tutti, no? Concentrati su ciò che hai, ce l'hai già, qua c'è la sirena, eccola. Ok, è una lettura bellissima, io credo che l'arcano del Papa, quando lo farai, ti sblocca tutto, va bene? Comunque sotto l'info box, ragazze e miei ragazzi, trovate tutti i nostri percorsi che hanno aiutato migliaia e migliaia di persone. Detto questo ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano.